Ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già. Oggi faremo un tutorial carinissimo e divertentissimo. Utilizzeremo della lana baby bianco-neve, molto molto bello. Utilizzeremo anche del pannolenci nei colori rosa color carne e sempre bianco. E utilizzeremo dei pompon, uno un po' più piccolino, tre pompon, uno più piccolino, uno medio e uno grande, che però in questo momento non ho. Io questi pompon li ho fatti con questi cartoncini qui, uno da 3 cm, uno da 4 cm e quest'altro da 5 cm. Poi vi farò vedere appunto il procedimento più avanti nel video. Ovviamente voi potete fare i pompon come meglio credete, se avete un attrezzo particolare per farli, se avete il vostro cartoncino a semicerchio, oppure se li volete comprare già fatti. Io questo non lo so, insomma. Quindi ora vi faccio vedere cosa noi faremo. Allora, faremo un coniglietto che, come vedete, con la lana baby è carinissimo perché risulta bello lanoso, è piccolino però è molto molto carino. Avremo bisogno anche dei pompon più piccolini, per esempio questo è rosa color carne e quello dietro è bianco, che può essere un bellissimo segnaposto. Potete utilizzarlo come calamita, potete metterlo nelle ghirlande di Pasqua per abbellirle, potete metterlo anche sull'albero di Pasqua insieme agli ovetti, alle gallinelle, a tutto quello che volete. Io sto cercando di farvi vedere un po' di decorazioni che voi potete utilizzare in vari modi, senza farvi vedere magari una ghirlanda bella e fatta, ma voglio farvi vedere proprio delle cose in modo che voi possiate utilizzarli come meglio credete. Insieme al coniglietto, ed è il pompon quello più grande che non vi ho fatto vedere prima, ci sarà la pecorella di Pasqua. Io trovo bellissima, veramente, è semplicissima da fare, è da fare un pompon e poi da tagliare dei piccoli pezzetti di pannolenci. Nella fattispecie qui abbiamo soltanto il pannolenci, diciamo, bianco. Io ho colorato le orecchie con del fard, del blush, insomma, ma potete farle anche tranquillamente con il pannolenci rosa. Eccola qua, uno le taglia e le sovrappone, diciamo, all'orecchia bianca. Ovviamente devono essere più piccole della parte bianca e può farle anche così. Anche questa può essere attaccata all'uovo di Pasqua con del biadesivo, con la colla a caldo. Potete inserirla appunto su delle ghirlande, potete fare dei segnaposto carinissimi. Quindi ora spazio alla creatività e mettiamoci al lavoro. Ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di condividere il video e di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, e nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi buon lavoro e buona creatività.
Bene, il mio tutorial è terminato. Come vi ho fatto vedere all'inizio, appunto, questi due esserini sono secondo me spettacolari e sono molto facili da fare, quindi si può tranquillamente, anche le persone che hanno meno dimestichezza possono tranquillamente approcciare a questo progetto, che è veramente carinissimo. Potete farlo tranquillamente con i bambini, escluso le parti, diciamo, di colla a caldo. E se volete escludere completamente, diciamo, la colla a caldo per incollare i due pompon, potete lasciare i due fili che escono fuori dai pompon e sia da uno che dall'altro, e li legate tra di loro, e quindi avrete lo stesso effetto ma senza usare la colla a caldo. Per quanto riguarda invece le orecchie, gli occhi e il nasino, la coda, le zampine qui sotto, dovrete necessariamente appunto utilizzare la colla a caldo, comunque un altro tipo di colla, un altro tipo di incollante. Quindi questo qui è appunto il coniglietto, che io trovo dolcissimo e carinissimo. Poi lo anche col pettine potete pettinarlo un pochino, in modo che viene ancora di più l'effetto, diciamo, lanoso. E questa qui appunto è la pecorella, che è formata semplicemente da un pompon. Io non ho fatto gambe, gambette e nient'altro, è semplicemente appunto il visino, che io ho fatto diciamo il musetto qui col nasino e la bocca, diciamo, con il filo nero, ma voi ovviamente potete utilizzare una penna di china nera sempre, e quindi farlo con la penna. Non vi ho messo un cartamodello perché sinceramente credo che non ci sia bisogno di fare un cartamodello per le orecchiette e altre cose, perché sono veramente facilissime da fare, e poi vi regolate sulla base anche di come vi esce il pompon, nel senso che se tagliate di più o di meno, ovviamente il pompon viene un po' più grande o un po' più piccolino, quindi a quel punto vi dovete regolare appunto con il feltro, facendo le orecchiette, il musino e tutto quanto in un certo modo. Cercate di pulire sempre il lavoro dalla colla a caldo, mi raccomando, perché sennò è bruttissimo. Bene, detto questo, io vi saluto, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, e di condividere il video, di lasciare un commento ovviamente se il video vi è piaciuto, e nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate. Non mi resta che rimandarvi al prossimo video. Ciao!